Se amate coltivare i pomodori, mi raccomando, non perdete questo video. Nella puntata di oggi ti svelerò come preparare una miscela da utilizzare sul terreno che ospiterà le piante del pomodoro, un preparato che vi stupirà non solo per la sua efficacia, ma che farà la differenza sulla crescita, sulla produzione e soprattutto sullo stato di salute delle piante. Quindi iniziamo subito, andiamo! Allora, per chi non mi conoscesse, io sono Claudio, sono un imprenditore agricolo e in questo canale racconto di come coltivo il mio orto domestico. Siamo praticamente tutti pronti, ho preparato tutto, solo che ancora qui le temperature, soprattutto la sera, sono piuttosto basse e quindi sto posticipando la coltivazione. Non vorrei avere brutte sorprese. Quindi che cosa faccio in questi giorni? Mi giro i pollici? No, assolutamente, anzi mi preparo tutto quello che mi servirà per la coltivazione. Quindi quali sono questi 3 ingredienti per la miscela segreta? Te lo spiego subito. Il primo ingrediente, eccolo qua, abbiamo una farina di gusci d'uovo, eccolo. Pensate che l'uovo è composto per il 93% da calcio e sapete tutti quanto sia importante il calcio per le piante di pomodori, questo per scongiurare quella fisiopatia più comune che poi è il marciume apicale, il culetto nero. Preparare la farina di gusci d'uovo è veramente semplicissimo. Io ritiro le uova dalla mia pasta all'uovo di fiducia. Per loro sono uno scarto, per me è veramente un bene prezioso. Allora, la prima cosa che bisogna fare è disporle su una teglia. Io sto usando, come vedete, una teglia piuttosto grande perché ho bisogno di grandi quantità e la mettiamo al forno a circa 200 gradi. Questa operazione, ragazzi, è molto importante per 2 motivi. Uno, perché solo in questo modo riusciamo a sbriciolare e quindi creare una farina così fine di gusci d'uovo, e 2, importantissimo, perché andiamo a scongiurare eventuali rischi legati alla salmonella. Quindi cosa faccio? Dopo 30 minuti che è rimasta nel forno, 30-40 minuti, tiro tutto fuori, la lascio freddare e metto tutto nel mixer. Eccolo, il risultato è quello che vedete qui. Guardate, un concentrato di calcio facilmente assimilabile dalle piante, perché ragazzi non è che va bene quando andiamo a sbriciolare il guscio d'uovo in corrispondenza della pianta, ci vorrà veramente del tempo. In questo modo, guardate quanto è fine, subito andrà a solubilizzarsi e a entrare in contatto con le radici della pianta. Prima di dirti qual è il secondo ingrediente, ti ricordo che anche questa settimana avrai la possibilità di vincere il nostro sacco di humus di lombrico vermine, che tra l'altro sarà anche il terzo ingrediente del nostro mix, della nostra miscela, quindi mi raccomando, perché ti dico come fare al termine del video. Il secondo ingrediente, eccolo qui, abbiamo la cenere di legna, anche qui ricca di macro e micronutrienti, in particolare di potassio, che ci sarà poi molto utile sia in fase di fioritura ma anche nella fase dello sviluppo del frutto. Qui l'unica accortezza che vi do è, mi raccomando, usate una legna che non è stata trattata con vernici, smalti, quindi mi raccomando non usiamo piattine come questa, perché se no andiamo ad inquinare il nostro terreno. L'ultimo ingrediente, eccolo qua, l'humus di lombrico. Questo andrà a migliorare non solo la fertilità fisica del terreno, perché essendo un ammendante andrà a migliorare la struttura, ma andrà a migliorare anche la fertilità chimica, proprio perché provenendo da letame a azoto, fosforo, potassio, quindi tutti gli elementi che serviranno alla pianta, ma soprattutto l'utilizzo a questa miscela sarà per migliorare la fertilità biologica, perché come sapete è ricco di batteri benefici. Considerate che in ogni grammo di humus ci sono all'incirca 50 milioni di batteri e funghi che aiuteranno la pianta a resistere alle malattie. Allora, nella miscela che andremo a creare, vi ho dato gli ingredienti ma vi do le dosi perché è molto importante. L'humus ha un ruolo fondamentale, perché sia la polvere di gusci d'uova sia la cenere hanno un pH particolarmente alcalino, e quindi se le andiamo ad usare così
come sono sul terreno potremmo rischiare di alzare troppo il pH, con delle conseguenze negative poi sull'assorbimento che avranno le piante dei macro e micronutrienti. L'humus di lombrico invece, avendo un pH neutro, fungerà, tra le cose che vi ho detto, anche da mediatore di pH, e quindi andrà a compensare l'alcalinità che hanno questi due ingredienti. Quindi mi raccomando, è molto importante aggiungerlo, se volete utilizzare questa miscela, aggiungere nelle dosi che vi sto per dire l'humus di lombrico, perché se no rischiamo di fare danni, ok? Miscela prepariamola insieme. Dicevo, per circa 20 kg di humus di lombrico, quindi aggiungo un altro po', ok. Dovremmo andare ad aggiungere all'incirca 2,5 kg di farina di cusci d'uovo, ok. Semmai andiamo a mixare subito, ne andiamo ad aggiungere un altro po', ok. Che poi tra l'altro quando andrete a sbriciolare i gusci d'uova sentirete quell'odore caratteristico di quando vi passate la lima sulle unghie, non so se vi è mai capitato, è l'odore proprio del calcio, ok. Allora andiamolo a miscelare bene, cerchiamo di renderlo più uniforme possibile, così, in questo modo, e a questo punto andiamo ad inserire, quindi su 20 kg di humus andiamo a mettere 2,5 kg di farina di cusci d'uovo e andiamo a mettere circa 1 kg, massimo 1,5 kg di cenere, ok. Vedete come deve essere? Guardate qui, è humus, quindi principalmente marrone. Questo è il colore che deve diventare, ok? Quindi queste sono le dosi, e visto che abbiamo visto le dosi direi di vedere anche poi come utilizzarlo sul terreno, ok? Innanzitutto possiamo utilizzarlo contestualmente, e questo perché, avendo lavorato i gusci d'uovo, come ho detto, saranno prontamente disponibili per la pianta. L'humus è già un prodotto stabile di suo, quindi non c'è necessità di fare questa operazione un mese prima del trapianto, lo possiamo fare contestualmente, quindi vi faccio vedere anche come farlo. Se facciamo un solchetto dove mettere i nostri pomodori, ecco, andiamo a spargerlo in maniera anche qui uniforme su tutta la linea e il gioco è fatto, ok? Se andiamo invece a piantare direttamente in buchetta, possiamo prendere il nostro bel bicchierino, ok? Lo andiamo a distribuire sul terreno subito dopo aver fatto il buco, mettiamo la piantina e il gioco è fatto, praticamente è tutto pronto. Allora, anche questa settimana mettiamo in palio il nostro sacco di humus di lombrico vermirè. Vincerlo sarà semplicissimo, basterà indovinare il primo numero estratto sulla ruota, che questa settimana sarà quella di Palermo. L'estrazione è quella del 25 aprile, così lo facciamo coincidere anche con la festa della liberazione. E vi dico subito, ok, che tutti quelli che non indovineranno avranno la possibilità comunque di avere un premio di consolazione, un codice che è appunto Green Italy, che vi permetterà uno sconto del 10% sull'acquisto del nostro humus, così non ci saranno scuse e tutti potranno realizzare questo composto. Anzi, mi raccomando, salvatevi il video, perché veramente a distanza di qualche mese voglio avere un feedback nei commenti anche dei risultati che otterrete. Siccome il concorso è dedicato ai nostri iscritti, mi raccomando, devi essere iscritto al canale, ok? È importantissimo che faccia questo, quindi scrivi nei commenti Palermo e il numero che pensi che uscirà. Non mi dilungo ulteriormente, un caro saluto e noi come sempre ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!